Finisce qua. Udinese batte Inter a San Siro, Inter 1, Udinese 2, 6 minuti di recupero in cui si è giocato pochissimo, l'arbitro fischia anche 2 secondi prima, ma tanto questa partita era finita da un po', con un Inter che si fa ribaltare dall'Udinese, è un netto passo indietro in termini di gioco, di entusiasmo soprattutto, che non c'è mai stato stasera, devo dire, a San Siro, con l'Inter che va in vantaggio col gol di Dumfries che poi purtroppo commette questa ingenuità con un braccio larghissimo, calcio di rigore per l'Udinese che trasforma con Davis e raddoppia poi con Attà, e da lì in poi è stata un Inter che ci ha provato, è stata anche una serata storta, devo dire, ma veramente prestazione molto molto brutta contro una squadra come l'Udinese, che è stata molto più organizzata, attenta, che al nostro gol non si è slacciata, è rimasta a gruppo, è rimasta unita, ha saputo reagire, e dopo il gol, anzi noi invece andiamo sotto, perdiamo le misure, perdiamo le distanze, e l'Udinese si prende il 2-1. Dopodiché l'Udinese sparisce di fatto in attacco, e l'Inter invece continua con questo assalto finale, che però produce veramente poco contro una squadra molto fisica, molto strutturata, che si è difesa fino all'ultimo e si è portata a casa questa vittoria. Brutta sconfitta, Simo, dopo il 5-0 al Torino, è un brutto passo indietro. Dicevamo che questo si era visto un torneo, una seconda giornata di campionato che stava creando tante difficoltà. Si è vista anche, secondo me, una differenza fisica tra una squadra molto più strutturata come chili e centimetri come l'Udinese, che ha fatto anche un mese di preparazione, o anche più di un mese di preparazione, contro un Inter che invece, ecco, arriva da una preparazione molto più compressa, e di sicuro è una squadra tutt'altro che fisica. Secondo me stasera anche Chipu ci ha capito qualcosina in meno, devo dire. Sì, assolutamente. Nella scelta degli uomini, dei cambi, non mi ha convinto, però mi sembra proprio la classica partita che, andando avanti a giocare ancora 2 giorni e mezzo, sarebbe finita comunque 1-2, perché è stata confusa fin dall'inizio. Abbiamo fatto un intero secondo tempo ad attaccare e a creare sostanzialmente nulla, perché poi un paio di situazioni con dei tiri respinti, rimpalli un po' casuali, ma poi per il resto non è che negli highlights ci vanno chissà quali miracoli del portiere dell'Udinese e chissà quali azioni, e questo è ancora più drammatico, perché significa che nonostante tutto il tempo di attacco, alla fine là davanti siamo stati sterili, e in realtà poi quelli che hanno fatto più fatica paradossalmente sono stati forse gli attaccanti, che infatti hanno avuto grande fatica, se non nell'occasione del gol. Quindi brutta partita, bruttissimo passo indietro. Ho rivisto purtroppo tutti i lati negativi delle peggiori partite anche dell'Inter di Inzaghi, e un po' preoccupante, ecco, onestamente, perché sai, il modo in cui oggi ha giocato l'Udinese diventerà probabilmente il modo, ed è già stato in realtà il modo con cui tante squadre di questo campionato affrontano big come l'Inter, e se questo è il buongiorno, ma comincia a esserci qualche perplessità e qualche preoccupazione in vista del futuro. No, io sull'attacco dico, sono d'accordo. Secondo me però, quando il centrocampo è totalmente scomparso, è ovvio che l'attacco avrà difficoltà. Cioè, abbiamo lasciato gli attaccanti da soli contro una difesa che stasera non ha sbagliato nulla. Stasera esce un Christensen versione Cannavaro 2006, Cannavaro pallone d'oro. Per carità, buonissimo giocatore Christensen, che già dall'anno scorso è nel mirino di grandi club, quindi è sicuramente un talento molto importante. Lo stesso Solé, che conosciamo benissimo, è molto forte, ma una difesa a 20 metri dalla porta, completamente protetta dal centrocampo e completamente chiusa dietro, è ovvio che ha vita più facile anche a livello di difesa rispetto a quello che fa l'Inter. Quindi Christensen stasera ha vinto tutti i duelli, ha stradominato dal punto di vista fisico, e quando il centrocampo è totalmente assente sia a livello di tecnica che a livello di personalità, per gli attaccanti secondo me diventa piuttosto difficile riuscire a risolvere la partita da soli contro una difesa così organizzata. Quindi io la grossa critica che faccio la faccio al centrocampo, dove Çalhanoğlu assente, Sucic riportato a sinistra si è spento abbastanza, anche se poi viene sostituito quando stava crescendo, almeno a livello di intensità, di quanto si è fatto vedere in partita. E poi i cambi, comunque diventa difficile cambiare questa partita quando l'Udinese si abbassa tantissimo e tu cominci a fare una serie di lanci
di cross in area di rigore, nemmeno precisissimi tra l'altro, e quindi è diventata veramente una partita dove ci hanno impantanati. Ecco, mi viene l'immagine di un Inter che finisce nel fango e continua a girare a vuoto e non riesce a trovare la via per creare pericoli sostanzialmente, anche se poi c'è da dire che la grande differenza rimane sempre soltanto la precisione sotto porta, secondo me, perché da un lato l'Inter comunque le occasioni le ha prodotte non clamorose, non nette, soprattutto nel secondo tempo tante cose sporche, quindi non è stata una partita pulitissima, però e qui forse c'è stata anche una questione di voglia, di lucidità mentale, perché l'Udinese comunque trova i gol alle prime due occasioni. Poi Simo, tu ti ricordi altre occasioni dopo i due gol? Francamente adesso vado a memoria, non mi sembra. No, non credo, ma quelli sono di fatto. Non me ne ricordo altre. Dopodiché io leggo un sacco di commenti che adesso andrò a leggere. Alcuni, De Pica Pica scrive 17 falli a 5, lo ringraziamo. Dino dice si parli anche della prestazione dell'arbitro Marchetti. Io in questa partita No. sull'arbitro francamente ho poco da dire, ho molto da più da prendermela con i miei, sinceramente. Simo, non so tu che ne pensi sulla questione arbitrale. No, ci sono un paio di falli, magari di troppo fischiati, però ragazzi a me sembra evidente che la differenza nel dato dei falli sia dovuta a una condizione atletica nettamente diversa. L'Inter arrivava sempre in ritardo e l'Udinese ha stradominato dal punto di vista fisico tutti i contrasti e tutte le seconde palle, dal primo al 90°. Non so se sia l'Inter a terra, non so se sia l'Udinese super al top, forse un po' entrambe le cose, però l'Udinese dal punto di vista fisico è stata straripante. Quando è così è evidente che tendi a fare più falli perché arrivi sempre in ritardo, perché vai al contrasto e molto spesso devi andare duro oppure perdi il tempo e francamente le colpe dell'arbitro oggi sono sotto lo zero. È stata proprio una partita che si è incanalata male, nonostante il gol del vantaggio nostro, paradossalmente, e questo è un bel problema perché comunque, ripeto, visto anche il lavoro che sembra aver fatto Chivu e sembra voler fare dal punto di vista mentale, tutto quanto, io ho visto un'Inter estremamente frenetica, nervosa, fin dai primi minuti, e questo ti porta al 90° a perdere una partita in questa maniera qui. E infatti quello che dico, rispondendo a mannaggia a tutti il commento del nickname, mannaggia a tutti, dice Lorenzo, davvero sei convinto che un uomo tipo Lookman non servisse? Ma non ho detto proprio questo. Cioè, se ci seguite tutti i giorni sapete da quanti mesi porto avanti la battaglia dell'inserire un Lookman e del come sarebbe un giocatore perfetto. Dicevo semplicemente che in questa partita forse non sarebbe bastato. Sì, magari ti avrebbe dato una soluzione in più, ti avrebbe dato qualcosina in più, ma affidarsi totalmente a Lookman come unica luce per salvare questa partita mi sembra, ecco, magari, mi sembra abbastanza difficile, perché davvero non siamo riusciti a portare una palla pulita davanti, non siamo riusciti a portare una palla pulita oltre la metà campo. Primo tempo i difensori hanno toccato 50 palloni a testa, 3 difensori dietro, passandosi di continuo la palla loro, centrocampo i centrocampisti hanno toccati 10, proprio completamente saltato in due. Quindi continui lanci lunghi, continui tentativi, tra l'altro con tanti errori anche al cross, anche perché anche lì adesso Luis Enrique, abbiamo tanti dubbi, ma tu finisci la partita con Dumfries in campo perché magari vuoi sfruttare la fisicità, ok, ma Dumfries non è riuscito a mettere un cross decente, per esempio. Ma non me la voglio prendere con Dumfries, perché di sicuro non abbiamo perso per colpa di Dumfries, ma non siamo riusciti a mettere un pallone buono. Il primo pallone buono è stato su un cross dove Carlos Augusto riesce a fare la torre sul primo palo, poi Modesto riesce a respingerla quasi sulla linea, quella è stata una mezza occasione. Anche poi l'altro commento di Massimo Gori, io adesso non è per prendermela con Massimo, non me la prendo con nessuno, ma anche il discorso degli effetti del mercato. Lookman e Leoni non li hai presi, difesa da horror, prepariamoci al peggio. Io, Simon, non sono così convinto che con Leoni in campo stasera non avresti preso quei 2 gol. Cioè, se abbiamo la certezza che oggi con Leoni in campo non avremmo preso quei 2 gol, dove il primo è un errore di Dumfries. È un errore di Dumfries che purtroppo riapre una partita che avevi, non dico chiuso, ma ampiamente indirizzato. E purtroppo è un errore individuale. Tante volte Bissek è stato massacrato per errori simili, stasera purtroppo bisogna dire che l'errore di Dumfries è un errore che pesa. Poi sul secondo gol voglio ancora rivederlo meglio perché siamo ancora a caldo e non abbiamo visto tutte le cose bene, ma sul secondo gol Bissek fa lo stesso errore che abbiamo commesso tante volte, fa arrivare Attà, che è il giocatore più tecnico e più forte dell'Udinese, a calciare col piattone aperto proprio sul destro, tra l'altro,
gli hai detto mettila in porta, il giocatore più tecnico che ha l'Udinese, più forte che ha l'Udinese, e lo hai fatto tirare con 20 metri di distanza per farlo calciare. Anche Barella poteva accorciare, non so anche Sommer se è stato impeccabile in quell'occasione lì, però sono 2 errori che ci fosse stato Leoni, cioè con Leoni in campo tu non avresti preso quel gol? Non lo so, non ne sono convinto sinceramente di questa cosa. Fatto sta che dall'altro lato anche Çalhanoğlu ha avuto un pallone molto simile a quello di Attà e l'ha messo fuori. E anche Zelinski ha avuto 2 palloni come quelli di Attà e li ha ciabattati entrambi. Sembrava di stare in spiaggia quando calci che colpisci la sabbia, praticamente. Cioè, ragazzi, delle cose le abbiamo avuto anche noi. Loro sono stati molto più precisi, molto più cattivi, molto più vogliosi. Noi molto meno precisi, molto meno cattivi, anche meno fortunati un po' se vogliamo mettercelo come componente. Il risultato è questo. Davide scrive 0 soluzioni in panchina, manca fantasia. Sì, che poi i calciatori di fantasia nemmeno li hai messi, poi hai voluto mettere i giocatori fisici anche tu per andare a duellare sul terreno dell'Udinese e la cosa però non si è risolta. Grazie a Davide, grazie a Franco, peccato ma almeno il pareggio lo meritavamo tutti sul carro, testa la Juve, forza ragazzi e viva passione Inter, scrive Franco. Emanuele, stessa Inter dello scorso anno a cui ci hanno preso le misure da un paio di stagioni, Kivu prima cambia meglio è, senza 2 innesti si arriva quarti o quinti, scrive addirittura Emanuele. Secondo me la cosa più prevedibile in realtà è stato Çalhanoğlu, più che il resto. E qui si riapre un tema del mettere Çalhanoğlu, ma che anche lui deve evolversi, perché oggi davvero si è preso poche responsabilità per quello che è il suo livello e per quello che ci aspettiamo da lui. Però scusa una precisazione, Simo, mannaggia a tutti, dice non storpiare le idee degli altri, allora non le storpiare nemmeno tu, perché tu hai storpiato una cosa che ho detto io, semplicemente. Vai, Simo. No, dicevo solo che cioè sono d'accordo sul discorso che dicevi del fatto che con Leoni oggi non cambia nulla probabilmente. Sono 2 discorsi rispetto a questa partita, secondo me sono 2 discorsi un po' indipendenti, anche perché se la sconfitta di oggi ci dice che servono 10 acquisti, allora la vittoria col Torino ci diceva che non ne servivano neanche 1. Allora qual è che ha più peso? Perché oggi deve avere più peso di lunedì. Il mercato, io continuo a pensare che sia stato molto deficitario e ne parleremo nelle prossime ore, visto che si concluderà ufficialmente. Ma il discorso che riguarda la gara di oggi è quasi totalmente indipendente dal mercato, perché i giocatori per battere l'Udinese l'Inter li ha, a prescindere che ti manchi un difensore, che ti manchi un attaccante, cioè già questi facendo una partita normale dovrebbero bastare per battere un Udinese, o quantomeno, se non per batterla, perché poi il calcio a volte è fatto anche di gare così, quantomeno per dire non l'ho battuta perché il portiere avversario ha fatto 8 miracoli, io ho preso 3 pali, cosa che oggi non è successa. Oggi l'Inter ha preso 2 tiri, 2 gol e ok, dall'altra parte non ha creato quasi nulla di effettivamente concreto. E quindi lì c'è un problema da andare ad indagare. Poi sulle scelte, io non cambierà, non avrebbe cambiato la partita, non è un giocatore fenomenale, però oggi un Luis Enrique dalla panchina l'avrei testato per provare a mettere un po' di imprevedibilità nello stretto, per lavorare un pochino. Ad un certo punto, allora, in realtà fin dall'inizio si è visto, ma ad un certo punto è diventato ancora più estremo che l'Inter palleggiava con 3 centrali dietro, Mkhitaryan come unico appoggio, ed è tutto dire, dal centrocampo, e tutti gli altri erano sulla linea dei difensori schiacciati in avanti, con un Christensen che oggi se gli tiravi qualsiasi cosa la prendeva e te la spazzava di testa, anche le lavatrici. Gli altri che hanno fatto anche loro una gran partita, che cosa combini? Ma magari lui si metteva tra le linee come si faceva una volta con Sanchez, no? E poteva succedere qualcosa, non lo so. Lo stesso Bonni, che è un altro che magari nello stretto ti crea qualcosa, l'ha messo a 5 dalla fine. Ripeto, secondo me non sarebbe cambiato nulla, perché la sensazione era questa, in questa gara. Però forse non ci abbiamo fatto nemmeno, non ci abbiamo provato nemmeno fino in fondo con tutte le nostre armi. Ho avuto questa sensazione finale. Io la mia opinione l'ho abbastanza espressa, ringrazio anche Lemon Dance per l'abbonamento, grazie mille Lemon Dance, apprezziamo ancora di più, soprattutto dopo una sconfitta, il fatto che tu ci voglia sostenere. Roberto, ma quali occasioni loro e il loro portiere non hanno fatto una parata? Non è vero, in realtà, e poi ripeto, il tiro di Attà che è andato dentro, Çalhanoğlu e Zelinski lo hanno sbagliato, la differenza sta molto lì anche, dal mio punto di vista, per cui
continuo a ribadire anche questa cosa. Leggo tanti commenti sui migliori, i peggiori in campo. Velocemente, gli attaccanti, ragazzi, non hanno toccato quasi un pallone. Thuram purtroppo è stato un pochino pigro nell'occasione del gol di Di Marco, si è fatto trovare in posizione irregolare dopo l'assist di Sucic, è stato un po' disattento, ma poi ci ha provato anche lui, anche se non è stato clamoroso. Mi sento di salvare Barella, è cresciuto un pochino nel secondo tempo. Dei centrocampisti mi è sembrato l'unico che ci ha provato, insieme a Mkhitaryan, che è entrato benino, poi con i soliti errori finali in fase di finalizzazione, e anche se poi è stato l'unico a battere un calcio d'angolo decente poi nel finale. E altri, Simo, a livello di singoli? Come dicevo prima, giudicare una partita così è molto difficile. Secondo me nel finale, tra i meno peggio del suo reparto, anche Thuram ha fatto vedere qualcosina, qualche dribbling, nonostante la stanchezza, però si tratta appunto di meno peggio. Barella forse è il meno peggio del centrocampo, perché gli altri hanno fatto un casino, e Thuram forse soprattutto nel finale è il meno peggio, perché gli altri hanno fatto molto più fatica ancora. Però oggi veramente è difficile, anche perché il secondo tempo è stato tutto giocato in una metà campo, però senza combinare poi granché. Tanti commenti sul rigore? Per me è rigore. Dai, quello di Dumfries, il tocco di mano è troppo largo il braccio, non riesco a dire che non è rigore su. Anche se ho letto tanti commenti contrari, per me è rigore netto, c'è poco da dire. E direi che possiamo chiudere qua la clip. Vi ricordo passioninter.club per il commento post partita. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così ci aggiorniamo con tutti gli aggiornamenti post anche nell'ultimo giorno di mercato. Vediamo se succede qualcosa.